Lo scopo di questo video è mostrare il setup migliore per utilizzare l'FT8, almeno dal mio punto di vista. Per fare questo utilizziamo una serie di software, di programmi che andremo a configurare poi in seguito. I programmi sono BKT TimeSync, semplicemente per tenere l'orologio del computer perfettamente sincronizzato con un orologio atomico, di modo che l'FT8 possa funzionare correttamente, come tutti sappiamo. BBLogger come programma di log, quindi useremo un CAT, in questo caso IC7300 BKT, perché stiamo usando un Nikon IC7300, un'interfaccia tra CAT e il programma di decodifica dell'FT8, e come decodifica dell'FT8 per il momento ho scelto JT-DX. Allora, senza stare a entrare in termini tecnici, posso dirvi che l'FT8 per decodificare correttamente il segnale ha necessità che sia chi trasmette che chi riceve abbiano l'orologio del computer perfettamente sincronizzato. Già una differenza di 2 secondi potrebbe precludere la corretta decodifica del segnale. Ecco che per fare questo installiamo un programma che si chiama BKT TimeSync. Questo programma non fa altro che collegarsi o attraverso internet oppure, per chi vuole, attraverso un'antenna GPS e sincronizzare l'orologio del nostro computer perfettamente, in modo che sia perfettamente sincronizzato con l'orario vero. Qui possiamo vedere nelle varie configurazioni il server di cui andremo a prendere l'orario diciamo così di riferimento attraverso internet. Si consiglia ovviamente un server vicino al proprio paese, alla propria nazione, quindi nel caso d'Italia ntp1irin.it è più che valido. I vari parametri, che adesso non sto qui a spiegarvi tutti, perché altrimenti siamo qua 2 giorni. Dopodiché troviamo nell'ultima versione anche la possibilità di inviare, per chi usa l'FT8 in modalità portatile, inviare un, diciamo così, locator in maniera automatica a USJTX mentre ci si sposta. Cioè mentre lui sincronizza l'orario invia anche a USJTX il nostro locator, di modo che se uno si sta spostando perché è in portatile, il corrispondente vedrà il locator corretto. Altre possibilità, in genere viene spuntato di far partire il programma all'avvio del computer, possibilmente avviarlo direttamente nella System Tray, così non vediamo neanche questa maschera qua, ma parte direttamente nella barrettina in fianco all'orario, fare una sincronizzazione subito appena partito, poi ripetere la sincronizzazione ogni X minuti, in questo caso ogni ora, dipende poi dal vostro computer, insomma. Se avete un computer che sballa l'orario di frequente, potete anche diminuire questo tempo. Se ne avete uno che va perfettamente bene, potete anche aumentarlo. Non è molto influente, diciamo così, durante la sincronizzazione il consumo di CPU e di risorse del computer è veramente minimo, quindi non vi crea nessun problema. Dopodiché possiamo fare ridursi nella System Tray, il nostro programma sparirà dal desktop e andrà a finire direttamente appunto nella barra sotto vicino all'orario. Ok, ora che l'orario è a posto andiamo a configurare quello che è il programma CAT e la sua interfaccia verso JTDX. Allora, come CAT ho scelto i C7300 BKT, come dicevo, perché stiamo usando un Nikon IC7300. Comunque tutti i CAT su www.maniaradio.it usano queste funzionalità, quindi quello che sto dicendo, quello che dirò adesso varrà anche per gli altri.
Allora, qui vabbè, non sto a configurare tutto il CAC, quello sarà parte magari di un altro video se me lo richiedete, invece andremo a vedere espressamente come abilitare l'interfaccia di comunicazione con JTDX nel momento stesso in cui apro il CAT. Questo è molto semplice, quindi avremo installato il nostro CAT e BKT-Net Interface, un altro programmino che avevamo visto. Quindi apriamo il nostro CAT, andiamo in utilità, andiamo in avvio e qui andiamo ad aggiungere, scegliendo il percorso, la nostra interfaccia, come dicevo appunto prima, BKT-Net Interface. Parte sempre dalla cartella C di Z2BKT, per poi andiamo a cercarci BKT-Net Interface, prendiamo l'eseguibile, lo apriamo. Salviamo il tutto e facciamo ok. In questo modo, tutte le volte che il CAT si apre, automaticamente verrà caricata l'interfaccia che comunica, che collega per la verità il CAT con JTDX. JTDX, come del resto anche VSJTX, hanno già un loro piccolo CAT interno minimale, però quello non ci dà poi la possibilità di far vedere il nostro CAT anche al BBLogger, al programma di log. Invece in questo modo avremo BBLogger collegato al CAT e anche il programma per le codifiche dell'FT8 collegato al CAT anche lui, quindi entrambi collegati alla radio. Allora, come abbiamo visto, per far comunicare, diciamo così, la nostra radio con JTDX usiamo BKT-Net Interface, questo piccolo programma, un plugin per la verità, e la prima volta che viene, dopo averlo installato, la prima volta che lo eseguiamo ci chiederà la configurazione, che del resto è molto semplice. Si aprirà questa finestrina, andiamo a vedere, innanzitutto a selezionare il CAT che stiamo utilizzando. L'indirizzo IP possiamo lasciare tutto 0 se lavoriamo sullo stesso computer in cui abbiamo installato gli altri programmi, anche la porta è quella di default. Conviene spuntare Autostart in System Tray in modo che quando il programma viene avviato si ridurrà automaticamente nella sua, diciamo così, in fianco all'orario e non occuperà spazio sullo schermo, quindi non darà fastidio. Fatto questo, Start, minimizziamolo nella System Tray e noi siamo a posto. Benissimo. Adesso passiamo alla configurazione di JTDX, sempre configurazione relativa al collegamento tra i vari software, configurazione poi generale del programma, quello è tutta un'altra, cioè meglio, andrebbe poi preso in carico in un altro video. Comunque, allora, lanciamo il nostro JTDX, dobbiamo configurare il fatto che si connetta al nostro CAT e nel contempo mandi poi i QSO conclusi direttamente a BBLogger. Allora, file, impostazioni, prima cosa che dobbiamo fare è la radio. Per mettere in comunicazione appunto con tutto quello che abbiamo visto prima, dobbiamo selezionare dall'elenco radio DXLab Suite Command. Intervallo di verifica va bene mezzo secondo, poi vedete voi. Server di rete, anche in questo caso lavorando sempre sullo stesso computer, va benissimo a 127.001. Il modo PTT, cioè il modo per andare in trasmissione, lo decidete voi in base ai vostri collegamenti. Nel mio caso sulla COM1 ho una piccola interfaccia e ho abilitato il sistema di alzare segnale RTS. Qui potete anche mettere ad esempio CAT o comunque qualsiasi altra scelta, e anche Vox, quello che volete insomma. Allora, poi andando avanti, operazioni in split, andiamo a spuntare finto split. Questo permetterà alla radio, quando va in trasmissione, e noi ad esempio abbiamo selezionato una frequenza molto bassa, ad esempio 200 Hz, oppure molto alta, sopra i 3000, lui attiverà sulla radio attraverso il CAT
uno switch di frequenza in modo che la radio emetta la sua portante, il suo segnale, il suo suono centrato, diciamo, verso i 2 kHz, in modo che la potenza d'uscita sia sempre ottimale. Quindi questo è abbastanza importante. Oltre ad essere importante poi per chi usa il modo Hound. Possiamo fare un test del cut, vedere che non ci dia errore. Se tutto va bene il tasto diventa verde. Poi andando avanti, qui abbiamo la configurazione audio, ma questo è il punto esula di questo video. Segnalazioni, che dobbiamo spuntare messa log automatica del QSO. Questo permetterà che una volta ricevuto il 73 da corrispondente e inviato il nostro, automaticamente il QSO verrà registrato in BBLogger. Altre configurazioni qua al momento non ci servono. Ovviamente queste configurazioni sono molto simili anche per USJTX. Comunque vabbè, questo è JTDX. Ok. Ed eccoci finalmente all'ultimo programma che configureremo, cioè il nostro BBLogger. La prima cosa che dobbiamo fare è mettere in comunicazione il CAT con BBLogger. Quindi andiamo su strumenti e spuntiamo semplicemente il CAT che stiamo utilizzando, in questo caso BB CAT IC7300, che verrà automaticamente aperto nel caso non lo fosse già. Poi apriamo la scheda nuovo QSO e qui possiamo configurare le altre opzioni. Quindi mettiamo in comunicazione il CAT con diciamo così, il software CAT con BBLogger, spuntando questa CAT BKT, cliccando sul tasto. Poi, per fare in modo che il nostro programma JTDX ci mandi automaticamente diciamo così, il QSO una volta concluso direttamente al logger, andiamo a cliccare su questo ingranaggino, qui lo vediamo, si apre la maschera di configurazione. Selezioniamo il nostro JTDX, ovviamente c'è la possibilità anche nello stesso modo di configurare anche USJTX o MSHV. Andiamo, qui già lui propone il percorso che è di default del log di JTDX, generalmente va già bene. Se voi avete salvato il log, fate salvare il log a JTDX in un altro posto, cliccando su questa 3 puntini potete andare a scegliere il percorso. Il modo UDP non lo usiamo per JTDX perché ha dei problemi, usiamo il modo ADIF e quindi facciamo salva. Spuntiamo anche autosave, questo vuol dire che nel momento in cui ci arriva il QSO da JTDX viene automaticamente salvato in BBLogger. Poi per chi vuole spuntiamo clipboard, questo fa in modo che facendo un doppio clic sul call di JTDX venga automaticamente riportato qui nella mascherina di BBLogger. Infatti adesso vi faccio un esempio molto semplice, faccio un doppio clic in JTDX che ho aperto sull'altro monitor, come vedete mi ha riportato il call direttamente qua e mi dà anche, va anche a cercare su QRZ se avete abilitato i dati della stazione, tutto quanto. Poi per chi vuole può abilitare anche Auto Open QRZ. In questo modo, una volta che il QSO si salva, verrà aperto il nostro browser su qrz.com direttamente nella schermata della stazione che abbiamo collegato. Quindi, come vedete, la configurazione è piuttosto semplice. Poi passeremo a un esempio pratico. Benissimo, adesso che abbiamo impostato il tutto, come potete, cerco di farvi vedere, modificando la frequenza su un programma automaticamente verrà
impostata su tutto il resto. Ad esempio, su JTDX spostiamoci sui 14 e come vedete 14 è stato impostato in VB-Logger e 14 1074 anche sulla radio. Perfetto. Se spostate dalla radio, quindi andiamo sui 10, vedete che i 10.136 sono stati impostati qua e sono stati impostati anche su JTDX. Quindi abbiamo un cambio dati istantaneo per tutto. Questa è una delle funzioni. L'altra funzione, la vediamo dopo, è il salvataggio automatico del QSO in BB-Logger. Ok, benissimo, adesso proviamo a fare un paio di QSO tanto per vedere il funzionamento del salvataggio automatico di quest'ultimi. Allora, innanzitutto se tengo premuto il tasto Alt e faccio un doppio clic sul call che mi interessa, viene automaticamente importato, diciamo così, in BB-Logger perché ho spuntato appunto l'opzione clipboard. Altri tips, ad esempio la finestra del nuovo QSO di BB-Logger può anche essere ridotta icona, non ha importanza, il QSO viene salvato ugualmente, l'importante è che sia attiva, quindi ridotta icona, nascosta dietro non ha importanza, è importante che però sia stata aperta per accettare un nuovo QSO. Adesso proviamo a collegarci con questa stazione, intanto che mi arriva l'ok, io scrivo nelle note quello che mi interessa. Quando arriverà il 73 vedrete che automaticamente il QSO viene salvato, eccolo qua, il QSO viene salvato in BB-Logger. Ok, proviamo anche un altro QSO, doppio clic sulla stazione, quindi inizia, viene riportato il call, inizia la trasmissione. Ecco, adesso ho provato a rispondere a GA6 AVT, vediamo se mi riceve. Nel frattempo, come vedete, in BB-Logger è già arrivato il call. Ho fatto doppio clic su GA6 AVT. Ok, mi ha risposto. Automaticamente, ovviamente, JTDX manda il mio rapporto. Attendiamo i soliti 15 secondi. Vediamo se ci risponde con il 73. Ok, ci ha risposto. Vedete che adesso automaticamente BB-Logger ha memorizzato il QSO. Ok, direi che questo è tutto e niente, non faccio altro che augurarvi tanti bei DX. 73 cordiali a tutti.